Netanyahu è la più longeva e controversa figura nella storia politica di Israele. Nato il 21 ottobre 1949 a Tel Aviv, ha costruito la sua identità personale e politica in un contesto segnato costantemente dal conflitto. Con oltre 16 anni complessivi alla guida del governo, detiene il primato di primo ministro più duraturo nella storia dello Stato israeliano. Oggi la sua figura è tornata al centro dell'attenzione globale, ma la sua storia affonda le radici molto più indietro nel tempo. Cresciuto tra Israele e gli Stati Uniti, trascorre parte della sua giovinezza a Filadelfia, esperienza che spiega la sua perfetta padronanza dell'inglese. Tuttavia, una volta terminati gli studi, sceglie di rientrare in patria per arruolarsi nelle forze armate nel 1967, entrando in una delle unità d'élite più riservate dell'esercito israeliano, la Sayeret Matkal, specializzata in operazioni sensibili come ricognizioni strategiche e liberazione di ostaggi. Un evento segna profondamente la sua vita. Nel 1976, durante l'operazione di salvataggio di ostaggi in Uganda, suo fratello, Jonathan Netanyahu, perde la vita. Da quel momento, la lotta al terrorismo diventa per lui una missione personale. In memoria del fratello, fonda a Gerusalemme un centro di studi dedicato all'antiterrorismo, contribuendo anche al dibattito internazionale attraverso diverse pubblicazioni sul tema. L'influenza paterna gioca un ruolo decisivo nella formazione del suo pensiero. Benzion Netanyahu, storico ed intellettuale vicino al sionismo revisionista, sosteneva una visione espansionista dello Stato ebraico e un approccio intransigente nei confronti del mondo arabo. Sebbene il giovane Netanyahu non abbracci completamente queste posizioni nella loro forma più radicale, molte di esse riaffioreranno nel corso della sua carriera. Già alla fine degli anni 70 emergono segnali chiari della sua visione geopolitica. In un programma televisivo statunitense del 1978, dove appare sotto lo pseudonimo di Benny Tai, sostiene che la radice del conflitto medio orientale risieda nel rifiuto arabo di riconoscere Israele. Sotto questa interpretazione, la creazione di uno Stato palestinese non sarebbe stata ostacolata da limiti territoriali, ma da una volontà politica ostile all'esistenza stessa dello Stato ebraico. In questa logica arriva a sostenere che gli Stati Uniti dovrebbero opporsi alla nascita di uno Stato palestinese, ritenendo ingiusto favorire un ulteriore Stato arabo a discapito dell'unico Stato ebraico. Gli anni '80 rappresentano per Netanyahu una fase cruciale, soprattutto per le relazioni che riesce a costruire. Grazie alla rete creata attorno all'istituto dedicato al fratello, entra in contatto con figure chiave della politica israeliana, tra cui Moshe Arens, che ne favorisce l'ingresso nei ranghi istituzionali. Dopo aver lavorato al suo fianco, viene nominato ambasciatore presso le Nazioni Unite, consolidando la sua immagine internazionale. Netanyahu non è un elemento spurio o innovativo nella politica israeliana. È parte di un processo organicamente evolutivo, di stratificazione sociale della politica sionista. Il sionismo nasce suddiviso in varie correnti, come già esplicato sia su questo canale sia sul mio, tra correnti più progressiste e correnti più conservatrici. I governi iniziali di Israele erano di stampo laburista e socialdemocratico. Addirittura Israele, pur essendo un paese capitalista, ebbe un iniziale sostegno dallo stesso Stalin. Ma successivamente i governi di sinistra vennero meno, in favore di quelli conservatori, autori di minori compromessi con le popolazioni arabe e musulmane. In modo particolare il paradigma demografico israeliano stava cambiando. Non erano solo sempre più ebrei da tutto il mondo a migrare, ma il tipo di ebrei in modo particolare. A differenza dei primi ebrei che provenivano dall'intellighenzia inglese e tedesca, vicini a istanze laburiste e socialiste, con il collasso della cortina di ferro giunsero ebrei da ex paesi est europei e dalla Russia, ebrei solitamente molto conservatori, strenuamente anticomunisti e con una religiosità più conservatrice. Pensiamo al partito Yisrael Beitenu, fatto appunto principalmente da russo-israeliani, estremamente conservatori.
A ciò si aggiunge che i conservatori tendono a riprodursi più dei progressisti e che gli ebrei conservatori sentivano una missione religiosa di andare a vivere in Israele molto di più di ebrei progressisti ben integrati nei paesi di provenienza. In modo particolare, gli ebrei ultra-ortodossi aredi erano contrari ad omosessualità, preservativi e aborto, nonché all'impiego femminile, figliando incredibilmente. Essendo contrari ad uno stato ebraico non teocratico, non si riconoscevano in Israele e nella leva obbligatoria, per questo vennero esentati in cambio del loro voto, e non solo, ricevettero un sacco di sussidi di natalità, e Israele è uno dei paesi d'avanguardia per le tecniche di fertilità. Questo ha condotto ad una situazione chiara: si è incentivati a fare studi religiosi, diventare eredi e figliare, per scappare alla leva e ricevere sussidi. Nel giro di poche generazioni gli eredi divennero numerosissimi, alterando la cultura israeliana in un senso sempre più conservatore. E così si passò da un semplice sionismo conservatore al sionismo revisionista. Il sionismo revisionista non solo sostiene che Israele abbia diritto ad occupare tutta la Palestina, ma proprio tutto il mandato inglese, ivi inclusa la Giordania. Formazioni sionista e revisionista era Irgun, un movimento terrorista di estrema destra, misogino, islamofobo, arabofobo e fortemente fascista. Irgun divenne un partito politico, ossia Herut, capeggiato dal politico di estrema destra Begin, autore, tra le altre cose, dell'omonima politica che impedisce a tutti i paesi arabi di avere nucleare, sia civile sia militare, senza consenso israeliano. Il partito Herut si è poi evoluto nel Likud, diventando un partito più mainstream. Laddove prima infatti Herut veniva escluso per via del suo estremismo, grazie ad Ariel Sharon, ex membro della terribile Unità 101, che si rese responsabile di massacri atroci presso i palestinesi, donne e bambini inclusi, venne accolto nell'arco costituzionale. Il Likud aizzò i conflitti tra arabi ed ebrei, facendo collassare il tentativo di pace di Bill Clinton, usando la demagogia e la paura per battere le sinistre alle elezioni. Il Likud complessivamente già governava il paese quasi ininterrottamente dagli anni '80 e una costola di Irgun, Lehi, era talmente estrema da volersi alleare, durante la Seconda Guerra Mondiale, con l'Italia fascista e la Germania nazista, per scacciare arabi e inglesi. Lehi non solo venne onorata in Israele, ma il suo ex membro Shamir diventerà primo ministro negli anni '80. Ma Lehi non fu importante solo perché un suo ex membro entrò nel Likud ed ebbe fortuna, ma anche perché ex membri del Lehi e giovani studenti che vedevano in questi terroristi degli eroi formarono un movimento terrorista chiamato il Regno di Israele, sotto la guida di Yaakov Heruti, il quale finì anche in politica. Secondo Heruti, non solo Israele aveva diritto a tutta la Palestina, non solo aveva diritto a tutta la Giordania, ma aveva diritto a tutti i territori dall'Eufrate al Nilo, una sorta di superpotenza regionale. Si tratta di una lettura molto tirata per i capelli di un passaggio della Bibbia, ovverosia Genesi 15, versetti 18-21. Un vero peccato che quei passaggi facciano riferimento alle discendenze di Abramo. Tutte quante, quindi, non solo gli ebrei, ma anche gli arabi, di Ismaele, gli italiani, Esaù e ovviamente le varie tribù perdute di Israele. Questi concetti hanno avuto echi ed influenze in vari partiti dell'ultradestra israeliana, tra cui Casa Ebraica, partito che competeva da destra contro il Likud, e il Likud, per cercare di capitalizzare sul loro successo, si spostò a destra, e anche questo ha contribuito alla posizione politica della corrente di Netanyahu. Lo stesso Netanyahu sostiene l'idea della grande Israele che include Giordania, Egitto, Siria e Libano come sotto controllo israeliano, e ovviamente tutta l'ex Palestina. La politica di Netanyahu si basa su un bilanciamento ambivalente, da un lato con gli Stati Uniti, fornitori infiniti di soldi, armi e immunità diplomatica, tenuti al guinzaglio tramite la lobby di estrema destra dell'AIPAC, che dona a quasi tutti i politici che contano in America, e definendo antisemita qualsiasi politico che si oppone a lui, il che in un paese protestante, millenarista e fondamentalista come gli Stati Uniti d'America significa la morte politica, almeno per il pubblico elettorale mainstream. Dall'altro lato però Netanyahu mantiene un eccellente rapporto commerciale con la Cina e soprattutto con la Russia, storica alleata di Israele.
rendendo Israele un paradiso fiscale per gli oligarchi russi per sfuggire alle sanzioni. Sfruttando queste due cose, Netanyahu riesce a mantenere Israele in una posizione di dominio assoluto. Qualunque Stato può venire attaccato da Israele e deve subire in silenzio perché, se oserà contrattaccare, Israele piangerà chiamando gli Stati Uniti e seguiranno 8 anni di esportazione della democrazia. Russia e Cina non verranno mai in soccorso di questi paesi. Netanyahu, a causa di tutti questi rapporti opachi con la grande imprenditoria, ha ricevuto pesanti accuse di corruzione, ma per qualche misterioso motivo rifiuta di farsi processare. Questo crea una situazione di perenne tensione nella presidenza israeliana. Da un lato Netanyahu è una figura molto odiata, controversa e che rischia di esplodere giuridicamente da un momento all'altro. Dall'altro lato Netanyahu è una figura carismatica, un trascinatore di folle, con importanti legami con gli oligarchi russi e americani, nonché con la presidenza MAGA, e di conseguenza il suo partito lo difende perché sa che se viene giù lui, loro perdono un certo peso politico. Netanyahu vive inoltre di costante clima di terrore. Rimandare le elezioni il più possibile, rimandare i processi a suo carico, e l'unico modo per fare queste cose è con la guerra. Per questo Netanyahu fa vivere gli israeliti sotto un clima continuo di paura, paranoia e nazionalismo sanguinario. Oggi la Cisgiordania, domani il Libano, dopodomani Gaza, 3 giorni dopo la Siria, 4 giorni dopo l'Iran, 5 giorni dopo il Libano, 6 giorni dopo la Cisgiordania, 1 settimana dopo di nuovo Gaza e 8 giorni dopo ovviamente di nuovo l'Iran. Sotto Netanyahu Israele è ancora più bellicosa del solito, il che, considerando di quale paese stiamo parlando, è dirla tutta. Sotto Netanyahu Israele non si fa problemi a colpire per prima, si vede Iran, oppure, anche quando non colpisce per prima, favorisce il venire colpita per poter fare una reazione spropositata. Si veda come Netanyahu ha spaccato il pelo nell'uovo per ogni singolo terrorista in Libano, ma inspiegabilmente, con il sorriso sulla faccia, ha lasciato entrare Hamas il 7 ottobre. A pensar male vorrebbe dire che volesse l'attacco per avere la scusa per tenere Israele in uno stato di guerra, annettere territori per accontentare la destra della sua coalizione e zittire le opposizioni diventando il candidato di bandiera nazionale durante la guerra. Verrebbe da pensarlo, ma ovviamente questo è falso. Certo, Netanyahu disse esplicitamente pochi anni fa che era necessario sostenere Hamas per screditare Fatah e far sembrare i palestinesi tutti terroristi, e i membri di Hamas venivano sospettosamente rilasciati, mentre gli altri oppositori più pacifici no. Ma se c'è una cosa che ci ha insegnato Netanyahu è che non bisogna farsi troppe domande. Durante questo periodo negli Stati Uniti sviluppa anche legami personali e politici che si riveleranno strategici negli anni successivi. Un incontro in particolare lascia un segno profondo. Quello con il rabbino Menahem Mendel Schneerson, guida del movimento Chabad Lubavitch. Schneerson, figura carismatica e influente, incoraggia Netanyahu a tornare in Israele, prospettandogli un futuro politico di primo piano. Questo episodio, carico anche di significati simbolici e religiosi, contribuirà a rafforzare in Netanyahu la percezione di una missione storica. Tornato in patria, il suo ingresso nella politica attiva è rapido. Nel 1993 assume la guida del partito Likud, portandolo verso una linea più dura su sicurezza e relazioni internazionali. 3 anni dopo si presenta alle elezioni in un contesto estremamente polarizzato, dominato dal dibattito sugli accordi di Oslo, firmati nel 1993 tra Yitzhak Rabin e Yasser Arafat. Gli accordi prevedevano il riconoscimento reciproco tra Israele e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e gettavano le basi per una possibile soluzione a 2 stati. Mentre gran parte della comunità internazionale li considerava un passo verso la pace, in Israele il consenso era tutt'altro che unanime. Netanyahu si afferma come uno dei principali oppositori di quel processo, cavalcando il malcontento di una parte dell'opinione pubblica. Le tensioni raggiungono livelli estremi nel 1995, quando il clima politico si fa sempre più incandescente. Manifestazioni di protesta contro il governo di Rabin degenerano in episodi di forte radicalizzazione. Il 4 novembre 1995, durante una manifestazione per la pace a Tel Aviv, il primo ministro viene colpito a morte da Yigal Amir,
un estremista ebreo contrario agli accordi di Oslo. In seguito all'omicidio, Netanyahu non viene mai considerato coinvolto direttamente, ma una parte dell'opinione pubblica lo ritiene politicamente responsabile per aver contribuito a creare un clima di crescente ostilità. La sua immagine ne esce indebolita, ma il contesto cambia rapidamente. Una serie di attentati suicidi rivendicati da gruppi palestinesi nei mesi successivi riporta al centro del dibattito la sicurezza nazionale, rafforzando le posizioni più dure. È in questo scenario che, nel 1996, Netanyahu conquista la vittoria elettorale, diventando il più giovane primo ministro nella storia del paese e il primo nato dopo la fondazione dello Stato nel 1948. Il suo primo mandato, tra il 1996 e il 1999, si sviluppa in equilibrio tra pragmatismo politico e linea dura. Nonostante la sua precedente opposizione agli accordi di pace, nel 1997 accetta di negoziare con Yasser Arafat, sotto la mediazione del presidente statunitense Bill Clinton. Il risultato è il protocollo di Hebron, che prevede il trasferimento di gran parte della città sotto controllo palestinese e il parziale ritiro delle forze israeliane dalla Cisgiordania. Tuttavia, la sua gestione del processo di pace appare limitata al minimo necessario per mantenerlo formalmente in vita, senza mai tradursi in un reale slancio verso la creazione di uno Stato palestinese. Alla base di questa posizione c'è una convinzione precisa. Un'eventuale entità palestinese sovrana potrebbe trasformarsi in una minaccia diretta per Israele. Secondo questa visione, la nascita di uno Stato palestinese rischierebbe di compromettere la sicurezza e persino la sopravvivenza dello Stato ebraico. Nel corso degli anni emergono anche dichiarazioni controverse, come quelle contenute in una registrazione resa pubblica nel 2010, in cui Netanyahu, parlando in un contesto informale, rivendica di aver ostacolato il processo di Oslo attraverso manovre politiche e lascia intendere come, a suo giudizio, gli Stati Uniti possono essere influenzati con relativa facilità. Dopo una fase di parziale ritiro dalla scena politica, Netanyahu torna al centro della politica nel 2005, riconquistando la leadership del Likud. 4 anni più tardi, nel 2009, ottiene nuovamente l'incarico di primo ministro, inaugurando una lunga stagione di governo che si protrarrà fino al 2021. In questo periodo consolida progressivamente la propria immagine di leader indispensabile, costruendo un rapporto diretto con una parte consistente dell'elettorato e alimentando una narrativa incentrata sulla sicurezza e sull'identità nazionale. Durante un discorso all'Università Bar-Ilan nel 2009, dichiara per la prima volta di poter accettare, almeno in linea teorica, la creazione di uno Stato palestinese. La posizione, tuttavia, è accompagnata da condizioni stringenti. Il futuro Stato dovrebbe essere privo di un esercito, senza controllo dello spazio aereo e con forti limitazioni nelle alleanze militari. Inoltre, i palestinesi dovrebbero riconoscere Israele come Stato del popolo ebraico e rinunciare a rivendicazioni su Gerusalemme come capitale indivisa. Si tratta di una proposta che di fatto non trova sviluppi concreti. Nel 2019 esclude apertamente la possibilità di una piena sovranità palestinese, segnando un allontanamento definitivo da qualsiasi prospettiva negoziale tradizionale. Netanyahu ha un punto di svolta nel 2015. Fino a quel momento, pur mantenendo una linea ferma sul piano della sicurezza, aveva cercato un equilibrio all'interno dei suoi governi, includendo anche forze centriste per garantire stabilità e continuità istituzionale. In quella fase veniva spesso descritto come un leader prudente, attento ad evitare conflitti diretti su larga scala e persino incline a difendere il ruolo della Corte Suprema di Israele da possibili interferenze politiche. Tuttavia, dopo la vittoria elettorale che segna l'inizio del suo 4º mandato, la sua strategia cambia direzione. Netanyahu costruisce una coalizione più marcamente orientata a destra e con essa si accentua una retorica politica sempre più identitaria e divisiva. Parallelamente,
concentra su di sé un controllo senza precedenti su settori chiave, arrivando a ricoprire anche l'incarico di ministro delle comunicazioni, posizione che gli consente un'influenza diretta sul sistema mediatico. In questo contesto emergono le prime gravi accuse giudiziarie: corruzione, frode e abuso di fiducia. Netanyahu respinge ogni addebito, sostenendo di essere vittima di una persecuzione politica orchestrata dai suoi avversari. Ma i procedimenti legali a suo carico segnano profondamente il dibattito pubblico e contribuiscono a irrigidire ulteriormente il suo approccio, soprattutto nei confronti delle istituzioni giudiziarie. Tra le riforme più controverse avanzate in quegli anni vi è il tentativo di ridimensionare il potere della magistratura, introducendo meccanismi che avrebbero aumentato il controllo politico sulla nomina dei giudici, mettendo così in discussione l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Le tensioni si amplificano ulteriormente nel 2018 con l'approvazione della legge sullo Stato-nazione, un provvedimento che definisce Israele come Stato nazionale del popolo ebraico, attribuendo esclusivamente a quest'ultimo il diritto dell'autodeterminazione e sancendo l'ebraico come unica lingua ufficiale, mentre l'arabo viene relegato a uno status secondario. La norma viene interpretata dai sostenitori come una riaffermazione identitaria, ma dai critici come un passo verso una marginalizzazione istituzionale delle minoranze. Nello stesso periodo, Netanyahu consolida alleanze con figure della destra più radicale, tra cui Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, entrambi portatori di posizioni estremamente dure sul conflitto israelo-palestinese e sostenitori dell'espansione degli insediamenti nei territori occupati. Questo avvicinamento segna una distanza evidente rispetto al Netanyahu degli anni 90, evidenziando un'evoluzione politica sempre più orientata verso posizioni nazionaliste ed intransigenti. Nel frattempo, il contesto regionale continua a deteriorarsi. Le dinamiche tra Israele, Hamas e l'autorità nazionale palestinese diventano sempre più complesse, alimentando un dibattito controverso anche all'interno della stessa sicurezza israeliana. Alcuni ex funzionari come Yuval Diskin e Ehud Barak hanno sostenuto negli anni che determinate scelte strategiche avrebbero finito per rafforzare indirettamente Hamas, nel tentativo di indebolire l'autorità palestinese e rendere più difficile qualsiasi percorso verso la creazione di uno Stato palestinese unitario. Tra queste dinamiche rientra anche il via libera nel 2018 al trasferimento di fondi dal Qatar verso la striscia di Gaza, ufficialmente destinati ad alleviare la crisi umanitaria, ma interpretati da alcuni analisti come parti di un equilibrio più complesso e controverso. Netanyahu ha sempre respinto con decisione l'accusa di aver favorito Hamas, sostenendo che tali misure fossero necessarie per evitare un collasso umanitario e una destabilizzazione ancora più ampia della regione. Le tensioni culminano con gli eventi del 7 ottobre 2023, che aprono una nuova fase di conflitto aperto e riportano Netanyahu al centro della scena internazionale in uno dei momenti più critici per Israele. Sul piano internazionale, la pressione cresce ulteriormente. La Corte Penale Internazionale ha richiesto un mandato di arresto nei suoi confronti, insieme al leader di Hamas, nell'ambito di indagini su presunti crimini legati al conflitto. Netanyahu ha respinto fermamente ogni accusa, rivendicando la legittimità delle azioni israeliane e paragonando la propria posizione a quella dei leader occidentali impegnati in guerre contro il terrorismo. A questo punto, più che una semplice figura politica, Netanyahu appare come l'incarnazione di una linea strategica precisa, coerente nel tempo. La priorità assoluta della sicurezza israeliana, anche a costo di congelare o rendere impraticabile qualsiasi soluzione negoziale tradizionale. Non si tratta di azioni caotiche o impulsive, ma di un disegno politico strutturato che ha attraversato decenni senza mai essere realmente smentito. Ed è proprio questa coerenza nel bene e nel male a renderlo una figura tanto centrale quanto divisiva nella storia contemporanea.